Ciao e benvenuti a Impara l'italiano in pochi minuti, la serie di Learnamo che vi permetterà di migliorare il vostro italiano in un batter d'occhio. Il participio passato italiano può essere un vero e proprio rompicapo, soprattutto quello di alcuni verbi. Si dice ho perso o ho perduto, si dice hai visto o hai veduto, e ancora ha seppellito o ha sepolto, abbiamo ceduto o abbiamo cesso. Per rispondere a queste domande mi sono avvalsa di Google Books, un corpus che racchiude migliaia di testi. Per le mie ricerche ho inserito un lasso di tempo che va dal 1800 fino ai giorni nostri per vedere l'evoluzione di questi participi passati o addirittura se siano mai esistiti. Iniziamo con il primo dubbio: perduto o perso? Dunque, secondo le mie ricerche, come potete notare dal grafico, la forma perduto sembrava essere di gran lunga la favorita in passato, ma a partire dalla seconda metà del secolo scorso ha perso terreno in favore della forma perso, che attualmente è quella più utilizzata. In ogni caso, posso dire che entrambe le forme sono corrette e in uso. Passiamo al secondo dubbio: visto o veduto? Ebbene, anche in questo caso ho fatto le mie ricerche e è abbastanza evidente che se nel passato veduto era di sicuro la forma preferita, adesso invece è caduta quasi completamente in disuso, dunque vi sconsiglio di utilizzarla. Infatti il 99,9% degli italiani, usa visto. Pronti per il prossimo? Seppellito o sepolto? Ebbene, in questo caso la forma più frequente sembra essere stata sempre sepolto, anche se personalmente non vi nego di aver sentito e letto molto spesso anche seppellito. E infine abbiamo ceduto o cesso? Allora, in questo caso, come potete vedere dal grafico, questo ci dice che entrambe le forme esistono, ma fate molta attenzione. Ceduto è l'unico participio passato del verbo cedere. Infatti, cesso significa un'altra cosa. Infatti, la parola cesso è generalmente utilizzata per parlare in maniera informale del WC o water. E talvolta, soprattutto nel linguaggio giovanile, è anche utilizzata per riferirsi a una persona non particolarmente bella, una persona un po' bruttina. Proprio per questo vi consiglio comunque di utilizzarla con cautela, se proprio dovete utilizzarla, e soprattutto di non fare confusione con ceduto, che è appunto invece l'unico participio del verbo cedere. Ora, prima di salutarci, vi ricordo che se volete approfondire il tema del participio passato, potete trovare tutta la spiegazione dettagliata nel nostro video dedicato proprio a questo tempo verbale. Noi ci vediamo tra qualche giorno. A presto! Ehi, se vi piace la mia maglietta, vi ricordo che potete acquistarla nel nostro negozio online, Learnamo Collection. Il link è nella descrizione. Ciao!